Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video. In questo video voglio confrontare i Profiler Player, quindi tutti quei pedali, adesso non ci stanno tutti, qui ho il Nano Cortex, il Dime Head, il Tonex, il Kemper Player, ve li ho già detti tutti, quindi tutti quei pedalini sostanzialmente che permettono di riprodurre il suono di un amplificatore. La loro funzione principale è quella sostanzialmente di replicare dei profili di amplificatori. Ho già fatto un altro video, questa è la seconda parte, perché la prima parte trattava tutti quei pedalini più piccoli come il Valeton GP5, il Sonic Cake Pocket Master, il Sonulab, il Tonex One, quindi tutti quei pedalini che come prezzo stanno al di sotto dei 300 euro e sono anche molto piccoli, molto compatti. In questo video invece vediamo tutti quei pedali che invece hanno un prezzo superiore ai 300 euro, dispongono di almeno 2 foot switch e anche più, e ovviamente hanno delle dimensioni più generose. Prima di proseguire lasciatemi sempre ringraziare The Live Sound e Jacopo Garimanno per avermi inviato il Nano Cortex, il Kemper Player, il Tonex Pedal per poterli appunto confrontare. Vi invito naturalmente, se siete dalle parti di Torino, a Cavagnolo, fare un salto nel loro negozio, oppure se non potete date comunque un occhio al loro sito www.thelivesound.com. Quindi questo video si svolge esattamente come il video precedente. Andremo a confrontare il Tonex Pedal, il Nano Cortex, il Dime Head NAMM Player e il Kemper Player sotto l'aspetto delle caratteristiche e delle funzioni disponibili, e nella seconda parte del video anche sotto l'aspetto della qualità audio, ovvero della qualità delle simulazioni, ovvero della capacità di replicare in maniera più fedele possibile il suono di un amplificatore vero. Qui ci troviamo di fronte a prodotti che possono ovviamente benissimo essere definiti professionali, e lo si vede dal prezzo di vendita, ma ovviamente anche dalle funzioni che hanno al loro interno e della qualità, che sicuramente siamo già ad un livello superiore rispetto a qualche prodotto più economico, più semplice. Naturalmente questi prodotti si prefiggono il compito principale, come vi ho detto un attimo fa, di replicare il suono di un amplificatore inteso nella sua interezza, quindi testata a cassa. Poi naturalmente hanno molte altre funzioni, ci sono anche la possibilità di inserire effetti aggiuntivi, però quelle sono cose tra virgolette in più. Il punto focale, il punto centrale di questi prodotti è proprio quello di sostituire il nostro amplificatore in formato praticamente compatto. Cominciamo dunque il confronto dal punto di vista delle caratteristiche e delle funzioni. Innanzitutto i pulsanti. Il Nano Cortex ce ne mette a disposizione 2. È vero anche che questi 2 pulsanti hanno una seconda funzione, quindi è quasi come se ne avessimo 4, però voglio sottolineare è quasi come se, perché in realtà comunque i pulsanti sono 2 e 2 rimangono. Abbiamo poi il Tonex Pedal e il Kemper Player che ci mettono a disposizione 3 pulsanti. Le cose ovviamente con 3 pulsanti cominciano già a essere più fruibili. Poi il Dime Head NAMM Player ce ne dà addirittura 4, quindi ecco, in questo caso abbiamo proprio una maggiore scelta di suoni direttamente sotto i piedi, senza dover fare tip tap o combinazioni strane di pulsanti. Un'altra caratteristica interessante è la questione degli schermi. Ebbene, il Nano Cortex come pure il Kemper Player sono sprovvisti di
qualsivoglia schermo. Quindi significa che abbiamo semplicemente delle lucine, abbiamo dei LED che ci indicano quale effetto è acceso, quale effetto è spento, quale preset abbiamo richiamato, ma dando un occhio solamente a uno di questi due prodotti non ci è dato sapere come i parametri sono regolati, quali siano attivi, disattivi, che preset abbiamo selezionato, che tipo di suono ci sia. Diversamente il Tonex Pedal e il Dime Head NAMM Player ci mettono a disposizione uno schermo ad LCD dove compaiono tutte le informazioni del caso, quindi è anche più facile non solo fare editing, ma è anche più facile capire che cosa si è selezionato, che suono si sta utilizzando. Questo è giusto sottolinearlo perché per alcuni questa caratteristica potrebbe essere decisiva. Per quanto riguarda la definizione audio, quindi la profondità in bit e la frequenza di campionamento, io direi che si parte dal base che è il Kemper Player. Non è dato sapere di preciso la profondità in bit quanto sia, presumibilmente è 16 bit 44.100 Hz. Questo è la conversione interna, però sulla profondità in bit ho qualche dubbio perché non sono riuscito a verificarlo. Per quanto riguarda invece gli altri, abbiamo il Nano Cortex e il Dime Head NAMM Player che si trovano a pari merito, ovvero 24 bit 48.000 Hz. È praticamente lo standard odierno della musica, dell'audio professionale. Per poi arrivare al Tonex Pedal, che veramente è qualcosa di importante, è 24 bit 192.000 Hz di frequenza di campionamento. È veramente una frequenza molto elevata. Per quanto riguarda la simulazione di amplificatori, tutti quanti questi pedali si avvalgono della profilazione, vale a dire che al loro interno non hanno amplificatori o cabinet modellati, ma sono solamente e unicamente profili. Dunque il Kemper Player utilizza i propri profili Kemper, che sono gli stessi identici che funzionano sul Kemper Head, sul Kemper Rack o il Kemper Stage, tanto che li possiamo trasferire da una parte all'altra. Per quanto riguarda Tonex invece utilizza i propri Tone Model, che sono gli stessi che troviamo nel plugin che troviamo in Tonex One e che possiamo realizzare con il plugin a corredo. Il Nano Cortex invece utilizza le proprie Neural Capture, che sono le stesse che girano su il Quad Cortex, ovvero il fratello quello più grande, il fratello maggiore. Per quanto riguarda invece il Dime Head NAMM Player, lo dice il nome stesso, per la simulazione di amplificatore si avvale dei profili NAMM, dunque non ha un sistema suo di profilazione. I profili NAMM, voglio ricordare, possono essere realizzati gratuitamente oppure scaricati gratuitamente dal sito ton3000.com. E c'è una particolarità: diversamente dai prodotti più economici come il Sonic Cake, Pocket Master o il Valiton GP5, il Dime Head può caricare profili NAMM di qualità standard senza riconversione. Questo perché, voglio ricordare, i prodotti più economici riconvertono il profilo NAMM in modo da adattarlo alle proprie prestazioni. È come prendere un file WAV molto pesante e ricco di informazioni e convertirlo in MP3, che diventa un file più snello, più leggero, però con una importante perdita di informazioni, ovvero con un degrado della qualità audio. Ebbene, Dime Head riesce a caricare profili standard senza riconversione,
Quindi praticamente quello che sentiamo dal DimeHead equivale al 99,9% a quello che sentiamo riprodotto dal NAM player del nostro computer. In tutti quanti questi pedali, manco a dirlo, possiamo caricare impulse response di terze parti, quindi ci basta caricare i nostri IR e utilizzarli al posto del cabinet. Tutti quanti questi prodotti, oltre alla simulazione di amplificatore cabinet, mi danno anche tutta una serie di effetti aggiuntivi che, se voglio, posso attivare. Sto parlando di riverberi, delay, modulazioni, noise gate, compressori. Ecco, con una particolarità importante: il DimeHead non mi permette in alcun modo di spostare l'ordine di questi effetti. In DimeHead, a meno che non ci sia qualche sviluppo successivo, gli effetti sono fissi, la catena è fissa. Diversamente invece Tonex Pedal e Nano Cortex mi permettono una leggera modifica, ovvero la catena non è proprio del tutta libera, ci sono delle limitazioni su quello che posso inserire e su dove lo posso inserire, però ho già una scelta, diciamo, migliore, maggiore e sicuramente più versatile rispetto al DimeHead. Ovviamente per quanto riguarda l'effettistica, soprattutto troviamo Camper Player che funziona esattamente come il camper quello grande, quindi inserisco gli effetti che voglio, li metto dove voglio. Se voglio 4 riverberi o voglio 4 delay, uno in serie con l'altro, lo posso benissimo fare. Quindi sicuramente sotto l'aspetto dell'effettistica Camper è quello che mi offre di più. Per quanto riguarda invece le connessioni digitali, quindi la possibilità di collegarmi a un dispositivo esterno per importare, esportare preset o magari anche per fare editing, ecco, qui ci sono delle differenze molto importanti e partirei proprio dal top, quindi da quel prodotto che mi offre di più. Sto parlando del Camper Player. Camper Player mi permette di collegarmi sia tramite wireless, sia tramite Bluetooth, sia tramite cavo USB, mentre il secondo posto lo diamo a Tonex Pedal insieme a Nano Cortex, perché Tonex Pedal mi permette di collegarmi solo e unicamente tramite cavo USB, quindi significa che Tonex non ha alcuna sistema di collegamento wireless. Diversamente il Nano Cortex è esattamente il contrario. Nano Cortex mi permette di collegarlo solo tramite wireless, quindi lo posso gestire solamente tramite smartphone. Non esiste un editor da computer, c'è la connessione USB, per l'amor di Dio c'è, ma serve solo per utilizzarlo come scheda audio USB, solo per interfacciarlo come periferica audio. All'ultimo posto invece io metto il DimeHead NAM Player, perché purtroppo non ha niente di tutto questo, non ha connessioni wireless e non ha nemmeno connessioni USB, diciamo così, in tempo reale. Vi chiederete, ma come si fa allora a trasferire i file? Ebbene, avviene tramite chiavetta. Devo inserire una chiavetta USB nel computer, trasferire i file nella chiavetta, staccare la chiavetta, collegarla al DimeHead e fare il passaggio. Devo ogni volta fare questa operazione, non esiste un collegamento direttamente al computer. Ecco, questa qua è una soluzione per conto mio molto anacronistica nel 2025. Non avere né uno né l'altro è stato uno dei motivi perché me l'ho fatto abbandonare, devo essere onesto con voi. Dunque veniamo, visto che parliamo di connessioni digitali, anche dell'editing, come fare le modifiche, come editare
i nostri suoni. Beh, sicuramente con il camper lo posso fare direttamente on board, lo posso fare tramite wireless dallo smartphone o tablet e lo posso fare collegando il cavo USB anche dal editor da PC, che è lo stesso di Campered, Camper Stage e compagnia bella. Quindi posso controllare il camper player in tutte e tre le maniere: on board, via wireless e via USB con il computer. Tonex Pedal invece lo posso ovviamente modificare, posso fare editing sicuramente on board, perché mi presenta tutti i parametri disponibili, li ho on board, oppure collegandomi il cavo USB posso utilizzare Tonex Editor, che è il software da PC che viene dato ovviamente gratuitamente a corredo con il pedale. Nano Cortex invece posso fare editing limitato, però non posso accedere a tutto, posso fare editing on board e lo posso fare, ovviamente quello più approfondito, solo e unicamente tramite smartphone collegato via wireless. Quindi ecco che Nano Cortex vede sostanzialmente la necessità di avere sempre un cellulare collegato lì vicino, in modo da poter gestire i preset, in modo da poter modificarlo, ma anche per poter scaricare le catture, quindi i profili dal Cortex Cloud. Lo devo fare sempre tramite smartphone. Infine Dimehead, che per quello che vi ho detto prima, non avendo nessun tipo di connessione, l'unica maniera per fare editing è on board. Non esiste un editor, non può esistere, quindi tutte le modifiche che facciamo le possiamo fare solo e unicamente on board. Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite analogiche, allora tutti quanti questi pedali dispongono di un ingresso per collegare la nostra chitarra e un'uscita cuffie indipendente. Queste caratteristiche le troviamo su tutti quanti questi quattro pedali, mentre il Tonex Pedal, il Nano Cortex e anche il Camper Player dispongono di due uscite jack separate, quindi left e right. Anche il Dimehead ha un'uscita stereo, ma la troviamo sotto forma di un'unica presa TSR. Ecco, quindi se vogliamo uscire in stereo dal Dimehead dovremmo munirci del famoso cavetto ad Y. Ecco, da notare che questa uscita TRS, se modificata all'interno del pedale, può fungere anche come FX Loop, ossia come send e return, e questa è una bella particolarità, perché in questo caso Dimehead è l'unico tra i quattro pedali a disporre di un send e return. Naturalmente avremo un suono in uscita che sarà in mono. Ed infine, per quanto riguarda le uscite bilanciate, ecco, sono disponibili mono solamente nel Dimehead e nel Camper Player. Attenzione, Camper Player, modificando alcune impostazioni interne, questa unica uscita XLR bilanciata mono può diventare un'uscita stereo sbilanciata. Naturalmente anche qui dovremo munirci di un cavo ad Y. Per quanto riguarda invece l'utilizzo come interfaccia audio, quindi utilizzare uno di questi pedali come una scheda audio per poter registrare col proprio computer o riprodurre quello che arriva dal nostro computer, ebbene lo possono fare tutti tranne ovviamente il Dimehead NAM Player, che non avendo una connessione diretta con il computer naturalmente non può fungere da scheda audio. Per quanto riguarda invece i controlli dall'esterno, ecco, i più completi sono Tonex e Nano Cortex, perché ci mettono a disposizione sia il MIDI sia la possibilità di controllarlo ad esempio con un pedale di espressione. Per quanto riguarda invece Dimehead, possiamo controllarlo esternamente solo e unicamente tramite MIDI, mentre per quanto riguarda Camper Player non presenta
un ingresso MIDI, ma ci dà la possibilità di collegarci un dual foot switch o un pedale di espressione esterno. Tutti quanti questi 4 pedali vengono alimentati con il proprio alimentatore, con il classico jack formato Boss con centro negativo. Particolarità è il Nano Cortex, che può essere alimentato anche tramite la presa USB-C. Particolarità degne di nota di ognuno di questi pedali. Allora, il Tonex Pedal di particolare, e secondo me piacevole, è il fatto che con l'acquisto del pedale ci viene data una licenza completa e a vita di Tonex Max e di Amplitube 5. Questa è una bella cosa, perché se diamo un occhio ai prezzi, ai valori di questi singoli plugin acquistati singolarmente, separatamente, effettivamente il prezzo aumenterebbe di molto se dovessimo acquistarli a parte. Quindi è molto interessante, è molto bello e gradito che sia incluso nella confezione, diciamo. Nano Cortex, ecco, la particolarità del Nano Cortex, che secondo me è la cosa forse più bella, è che è l'unico tra questi prodotti che può profilare, perché tutti i prodotti qui presenti e anche quelli che abbiamo visto nel video precedente non possono profilare, possono semplicemente caricare profili fatti precedentemente o che comunque ci sono stati condivisi da qualche nostro amico, mentre il Nano Cortex, senza bisogno di installare plugin, senza bisogno di avere il fratello Quad Cortex, Nano Cortex da solo può anche profilare ed è l'unico che può fare questo. Il Dime Head, come abbiamo già detto, di bello la possibilità di caricare non uno ma 2 profili NAM di qualità standard contemporaneamente. Quindi se voglio caricare ad esempio il profilo di un Tube Screamer e il profilo di un Marshall contemporaneamente attivi e funzionanti, lo posso fare. Ma il bello è anche per quanto riguarda l'impulse response, perché posso caricare IR per la simulazione di cabinet fino a 4096 punti campione a 48 MHz, ma attenzione, posso caricare anche impulse response per la simulazione di riverberi, e questi IR possono arrivare fino a 60 secondi, quindi stiamo parlando di un IR lungo 1 minuto. Ad oggi questa cosa io non l'avevo mai vista da nessuna parte, quindi veramente tanta potenza. L'altra particolarità è appunto quello che vi dicevo prima, la carenza di connessioni e la mancanza di tutte quelle cose che secondo me nel 2025 sarebbe stato, non dico d'obbligo, ma insomma una persona si aspetterebbe. Il Camper Player ovviamente riprende gran parte delle caratteristiche del camper, quello grande, non credo abbia bisogno di presentazioni. La particolarità è che forse fa storcere anche un po' il naso è la questione del level up. Praticamente quando voi acquistate il Camper Player vi trovate ad avere la versione base, quindi non avrete tutti gli effetti e tutti gli slot disponibili. Se volete sbloccare le altre funzioni del pedale dovete acquistare a parte il level 2 e il level 3, quindi con l'aggiunta in totale di altri 280 euro, quindi il pedale vi verrebbe a costare molto di più rispetto a prima. Questa è una cosa che non è stata molto gradita da tanti, però di fatto se come ho fatto io prendo il mio Camper Player e lo porto al livello 3 ho esattamente un Camper Head, un Camper Stage in formato mini, stessa potenza, stessi effetti, stesse capacità. E infine veniamo ovviamente ai prezzi. Partiamo dal più economico, ovvero Tonex Pedal, che viene venduto per circa 355 euro. Un buon prezzo rispetto al prezzo originario di partenza, anche perché rispetto agli altri c'è veramente molto distacco ed è una
di quelle eccezioni in cui mica sempre il prezzo indica la qualità di un prodotto. Tonex Pedal è un prodotto di qualità professionale e tra questi che vediamo in questo video è appunto il più economico. Poi arriviamo a Nano Cortex, che viene venduto a 511 euro. Ecco, qui siamo già abbiamo già superato la soglia dei 500 euro. Potrebbe ovviamente per qualcuno essere un investimento molto importante, per poi fare un piccolo passo e arrivare al Dimehead NAMM Player, che viene venduto per 535 euro. Attenzione, viene applicata il VAT del 19%, probabilmente se lo acquistiamo e lo importiamo ovviamente qui in Italia verrà sostituito con l'IVA al 22%, quindi non saranno più 535 ma sarà qualcosa in più, e poi naturalmente vi viene aggiunta anche le spese di spedizione. Quindi vabbè, 535 è il prezzo base, ma aspettatevi di spendere un 10-15 euro in più. E poi arriviamo infine al Camper Player, che è il più costoso, sebbene nell'ultimo periodo abbiano abbassato un po' il prezzo. Camper viene venduto per 600 euro. 600 euro, ripeto, il livello 1, quindi la versione base, con metà degli effetti, con metà delle possibilità. Quindi se voglio il level 2 e il level 3 per avere tutti gli effetti di Camper, quello grande, devo aggiungerci altri 280 euro, quindi il prezzo arriverebbe completo a 880 euro, ed è un prezzo veramente molto importante. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Bene, questo era il confronto sotto l'aspetto delle funzioni e delle caratteristiche di ogni singolo prodotto. Ora, come abbiamo fatto nel video precedente, confrontiamoli sotto l'aspetto che forse ci interessa un po' di più, che è l'aspetto della qualità audio, ossia la capacità di questi prodotti di replicare il più fedelmente possibile un amplificatore vero. Per questi test io ho profilato il mio Marshall Plexi, che vedete lì sotto, per i suoni distorti, e il mio Brunetti Singleman, che vedete là, per i suoni puliti. Ricordiamoci che ognuno di questi prodotti, Tonex Pedal, Nano Cortex e Camper Player, utilizza il proprio metodo proprietario di profilazione, tranne Dimehead, che utilizza i profili fatti con NAMM. Voglio inoltre aggiungere che per correttezza ho disattivato qualsiasi effetto, quindi non sentiremo nessun riverbero, non ci sarà nessuna equalizzazione e non ci sarà nessun compressore. Addirittura in ognuno di questi prodotti ho disattivato il noise gate che viene messo solitamente all'inizio, in modo tale da sentire il suono del profilo nudo e crudo, senza modifiche aggiuntive. Cominciamo dunque con il suono distorto, ovvero il mio Marshall Studio Vintage 20.
E lasciamo dunque acceso il Marshall per confrontarli anche sotto l'aspetto della dinamica e del sustain. E terminiamo infine con i suoni puliti, dunque con il mio Brunetti Singleman.
E dunque, ecco che abbiamo visto questi 4 pedali, li abbiamo confrontati. Naturalmente ci sono differenze sotto l'aspetto del prezzo, sicuramente ci sono differenze anche per quanto riguarda le caratteristiche e le funzioni che ci mettono a disposizione, e ovviamente, perché no, anche nella qualità audio. Ecco, io l'ho detto tante volte per chi segue il mio canale, io non credo assolutamente nell'attendibilità dei null test. Infatti non li voglio fare, io credo più che altro sull'orecchio, quindi preferisco chiudere gli occhi ed ascoltare e scegliere in base a quel prodotto che ci stimola, diciamo, di più, che ci dà maggiore soddisfazione o che magari ci dà una credibilità maggiore. Chiaro? Ecco, naturalmente, ripeto, non credo esista il peggiore, il migliore, perché ovviamente ognuno di noi ha le proprie necessità e ha anche soprattutto le proprie sensazioni, chiaro? Quindi ovviamente non spetta a me a dire chi è meglio, chi è peggio. Ovviamente sarete voi a trarre le vostre personali e soggettive considerazioni, che naturalmente possono essere diverse l'uno dall'altro. C'è chi preferisce una cosa, chi ne preferisce un'altra. Ad esempio, per qualcuno potrebbe essere importante avere lo schermo, per qualcuno invece non può fregar di meno. Quindi ovviamente siamo in tante teste e ognuno ha le proprie preferenze. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Magari se possedete uno o più di uno di questi pedali, scrivetemi le vostre osservazioni, magari da integrare questo video anche con le vostre opinioni, che sono sempre molto gradite. Vi invito naturalmente a fare un salto su thelivesound.com, che ringrazio per avermi inviato tutta questa roba. Vi ricordo che potete utilizzare il coupon RobyRocks per avere uno sconto sull'acquisto. Infine, come al solito, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, così da sostenere la mia attività. Io vi ringrazio veramente di cuore. Perché no, vi ricordo anche a fare un salto sul mio sito robyrocks.it, dove trovate profili, impulse response, preset, ma anche i collegamenti ai corsi, le masterclass, i tutorial e quant'altro. Trovate tutto sul mio sito, dateci un occhio. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se non avete visto il video precedente, quello sui pedalini più piccoli e più economici, andatevelo a vedere. E che dire, ci vediamo alla prossima, ciao!